Seconda proposta natalizia all'uncinetto firmata Momis Crochet. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo barattolo contenitore all'uncinetto, molto utile per contenere diverse cosucce, ma è anche un'ottima idea regalo handmade. Basta pochissimo e fai davvero un regalo originale e fatto a mano. Per la sua realizzazione ho utilizzato chiaramente uno dei nostri kit in legno che è costituito da ben due pezzi, una base tonda più piccola da 15 cm più una base più grande che presenta diverse creatività natalizie come per esempio gli omini di pan di zenzero, e poi ho utilizzato all'incirca 400 grammi di fettuccia perché io ho utilizzato il kit che presenta i fori da 0,8, ma se tu eventualmente vuoi realizzarlo in cordoncino puoi assolutamente farlo eseguendo lo stesso procedimento che vedrai nel tutorial, però piuttosto che inserire nel carrello il kit 0,8 inserirai 0,5. Ma non ti preoccupare perché nella scheda prodotto presente sul sito troverai le varie specifiche tecniche e anche un piccolo menu a tendina dove scegliere le dimensioni dei fori. Uncinetti di lavorazione numero 5 per la lavorazione attraverso i fori, numero 6,5 invece per tutto il resto della lavorazione all'uncinetto. Un altro progetto molto facile e veloce alla portata di tutti, soprattutto dei principianti. Io spero che questa nuova proposta vi piaccia. Generalmente siamo abituati a vedere un cesto natalizio costituito da un solo pezzo, da una sola base, e quindi abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso e particolare, aggiungendo un secondo pannello con una seconda lavorazione all'uncinetto che funge da coperchio. Trovate il link che vi riporta al kit utilizzato sotto a questo video. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitare a contattarmi, sarò lieta di risponderti. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Parto dalla base che presenta questa bellissima creatività, quindi l'omino di pan di zenzero, ce ne sono diversi con vari soggetti natalizi. Parto con l'uncinetto numero 5 per entrare facilmente attraverso i fori. Per comodità possiamo anche fare un cappio per agevolare soprattutto i principianti in ascolto, quindi facciamo un cappio e partiamo da un foro qualsiasi, non ha importanza. Entro con l'uncinetto e tiro fuori il cappio, quindi blocco con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso con la chiusura invisibile. Sempre nello stesso foro aggiungo un ulteriore punto per un totale di 2 punti nello stesso foro. In questo caso farò un punto basso, catenella più punto basso. Nel foro successivo ripeto la stessa operazione. Entro, prendo la fettuccia, lavoro il primo punto basso e sempre nello stesso un secondo punto basso per un totale di 2. E voilà! Ripeto lo stesso lavoro nel foro successivo, nel terzo. Entro, prendo la fettuccia e chiudo. E di nuovo entro, prendo la fettuccia e chiudo. Semplicissimo. Per cui continuerò in questo modo per tutto il giro finché non lavoro tutti i fori che ho al di sotto. Ultimo punto basso e ho completato il mio giro a punto basso e voilà. Adesso andiamo a chiudere in maniera invisibile, quindi tiriamo un po' l'asola, entriamo nel primo punto basso, qui abbiamo la catenella, portiamo il cappio sull'uncinetto e tiriamo verso l'interno. Abbiamo realizzato così l'asola alla catenella, abbiamo un punto basso effettivo, nello stesso tempo abbiamo chiuso in maniera invisibile. Adesso passo all'uncinetto numero 6,5 di lavorazione e farò un primissimo giro a punto basso in costa e poi inizieremo il punto di lavorazione vero e proprio da quello successivo, dal secondo. Entro nella metà asola del punto che ho appena realizzato in maniera invisibile, inserisco l'uncinetto in questo cappio dietro, stringo un po' ma non troppo, porto il filo di lavorazione sull'uncinetto e tiro fuori e voilà, primo punto, quindi prima catenella, poi diverrà un punto basso proprio come prima. Poi entriamo nel punto successivo
e lavoriamo semplicemente un punto basso normalissimo. Lo stesso faremo in costa nel punto successivo e così via. Noterai che il tuo lavoro si imbarca, come nel mio caso è molto normale perché stiamo costruendo il corpo del nostro cesto, quindi ovviamente poi lo rivolteremo verso il dritto, quindi non così verso il rovescio perché è un errore, ma verso il dritto, così. Devo lavorare gli ultimi 2 punti in costa e ho terminato il mio primissimo giro punto basso normale. Per chiuderlo in maniera invisibile, proprio come prima, allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto basso, prendiamo l'asola, portiamo sull'uncinetto, portiamo all'interno, stringiamo un po' ma non troppo, così, e possiamo iniziare con il punto di lavorazione che ho scelto per questo progetto. Già fa tutto da sé la creatività che abbiamo sulla base, quindi vorrei lavorare un punto molto semplice, d'effetto, adatto anche ai principianti. Andremo a lavorare il punto maglia, va a simulare un po' la lavorazione ai ferri e questo renderà anche il corpo cesto bello che è fitto. Per lavorarlo basterà inserire, puntare l'uncinetto proprio al centro del punto basso al di sotto. Vedete che qui abbiamo una V, una V, una V. Bene, dobbiamo puntare l'uncinetto proprio al centro. Inseriamo il cappio, prendiamo la fettuccia di lavorazione e facciamo passare attraverso e voilà. Quindi catenella, primo punto che a fine giro diverrà un punto basso, sempre per lo stesso motivo. Passiamo al punto successivo, entriamo al centro, prendiamo la fettuccia e chiudiamo a punto basso. Punto successivo, entriamo al centro, prendiamo la fettuccia, un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo al centro, un punto basso. Guardate, quindi dobbiamo continuare in questo modo per tutto il giro finché non lavoriamo tutti i punti. Ultimo punto che riguarda il giro numero 2, quindi proprio come prima lo andiamo a chiudere allungando l'asola, inserendoci nel primo punto, andiamo a formare l'asola alla catenella iniziale, tiriamo ma non troppo, ci inseriamo al centro, inseriamo anche il cappio, così, prendiamo la fettuccia di lavorazione, portiamo fuori, quindi verso di noi, e chiudiamo con una catenella. Per continuare questo giro e i giri successivi basterà ripetere lo stesso lavoro. 1, 2, 3 e così via. Basta inserirsi sempre al centro del punto basso al di sotto, o per meglio dire del punto maglia. Bene, amiche ed amici, ho completato in parte il mio lavoro. In totale ho fatto 5 giri, di cui 4 a punto maglia
e il primissimo appunto basso normale in costa. Mi fermo momentaneamente qui, vado a chiudere insieme a voi in maniera invisibile e vado a ripetere lo stesso lavoro sull'altro fondo leggermente più piccolo rispetto all'altro. Quindi riprenderò la fettuccia, inizierò con una catenella, nello stesso punto andrò a lavorare un altro punto basso per un totale di 2, lavorerò 2 punti bassi per ciascun foro. Chiusura invisibile, giro numero 1 in costa, punto basso in ciascun punto in costa, e poi dal giro numero 2 si lavora il punto maglia. Stesso lavoro che vi ho mostrato per la base più grande, però a differenza del coperchio, per la base vera e propria andrò a realizzare più giri, non 5 ma credo 6 o forse 7, ma poi vi aggiornerò nella clip successiva. Amiche ed amici, scusatemi, ho perso la clip dove vi mostravo il passaggio della chiusura invisibile con ago e filo, però fortunatamente riesco a mostrarvi come fare grazie a questa di clip. Dunque, basta tagliare la fettuccia, aiutarsi anche con l'uncinetto, entrare sempre nel primo punto basso da dietro, tirare fuori la fettuccia e poi aiutarsi con un ago. Quindi ci inseriamo al centro dell'ultimo punto basso, tiriamo fuori e poi tutto l'eccesso lo andiamo a nascondere sul retro del nostro lavoro. Bene, amiche ed amici, progetto completato. Dunque, per la base più piccola, ovviamente, come vi dicevo prima, ho fatto molti più giri, per la precisione 7, di cui 6 a punto maglia è il primissimo punto basso in costa dietro, mentre qui vi ricordo che abbiamo soltanto 5 giri. Un progetto davvero originale, un'ottima idea a regalo. Per esempio, piuttosto che utilizzare queste ciotole, questi contenitori orrendi antiestetici, possiamo realizzare con le nostre mani qualcosa di davvero semplice ma unico, d'effetto, per decorare con stile design comunque anche le nostre cucine o i soggiorni di casa nostra. Quindi, per esempio, in questo caso io sto utilizzando delle caramelle, basta metterle all'interno, mettere su il coperchio e il gioco è fatto. Tra l'altro facilmente possiamo sollevare il coperchio, ecco perché ho fatto molti più giri alla base, ma volendo abbiamo un doppio utilizzo, nel senso che se capovolgiamo il nostro lavoro, no? E tiriamo fuori la base, avremo le nostre caramelle qui all'interno e questo altro cesto lo possiamo utilizzare per mettere all'interno qualcos'altro, se dovessimo avere ospiti a casa per esempio. Oppure quando l'accessorio non ci occorre più è anche salva spazio, perché possiamo inserire quello più piccolo all'interno di quello più grande ed il gioco è fatto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che la nostra proposta 2025 vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Io chiaramente vi aspetto anche sul sito, vi ricordo che il kit delle 2 basi in legno lo trovate sul mio sito momiscrochet.it, vi lascio tutti i link utili sotto a questo video nel box informazioni. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!